Sapete che il nostro corpo è costituito per circa il 60% di acqua? Oggi parleremo di un argomento fondamentale per il benessere del nostro corpo, l'idratazione. Sbagliare l'idratazione può avere un impatto negativo sulla nostra salute, ma fortunatamente, oggi vi sveleremo i 5 errori da non commettere assolutamente. Benvenuti al nostro canale Salute e Longevità. Investi nella tua salute oggi per godere della tua longevità domani. Migliora la tua salute, migliora la tua vita. Condividi con noi il tuo percorso. Il primo più comune e più banale errore che molti di noi commettono è non bere la giusta quantità di acqua. L'acqua svolge diverse funzioni essenziali nel nostro corpo, aiuta a mantenere l'equilibrio dei fluidi corporei, che è fondamentale per il corretto funzionamento delle cellule, dei tessuti e degli organi. Inoltre, l'acqua è coinvolta nella regolazione della temperatura corporea attraverso il processo di sudorazione e evaporazione. È facile lasciarsi distrarre dalle attività quotidiane o dimenticare di bere regolarmente. Tuttavia, la disidratazione può avere un impatto negativo sulla nostra salute e sulle prestazioni fisiche e cognitive. Molti esperti raccomandano di bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno come punto di riferimento generale per l'idratazione. Ciò nonostante è importante sottolineare che le esigenze possono variare considerevolmente da persona a persona a causa di una serie di fattori. Il primo di questi fattori importanti da considerare dovrebbe essere il peso corporeo. Ovviamente le persone con un peso corporeo maggiore tendono ad avere una maggiore quantità di tessuto corporeo, il che può richiedere una maggiore idratazione. In generale, si consiglia di bere circa 30 a 35 ml di acqua per ogni chilogrammo di peso corporeo al giorno. Ad esempio, una persona che pesa 70 kg dovrebbe bere dai 2 ai 2,5 litri di acqua al giorno. Una persona che pesa 100 kg invece dovrebbe berne anche fino a 3,5 litri. Ricordate che il colore dell'urina può essere un indicatore dell'idratazione del vostro corpo. Un colore chiaro o trasparente indica un'adeguata idratazione, mentre un colore scuro può essere un segnale di disidratazione. Il secondo errore comune riguarda la sostituzione dell'acqua con bevande zuccherate. L'elevato contenuto di zucchero può aumentare la sensazione di sete e indurre a bere ancora di più, ma le bevande zuccherate non sono in grado di idratare il corpo in modo efficace come l'acqua. Quando consumiamo grandi quantità di zucchero, soprattutto sotto forma di bevande zuccherate o cibi ricchi di zuccheri aggiunti, il nostro corpo deve elaborare e metabolizzare quel glucosio. Questo processo richiede acqua, che viene estratta dalle riserve di liquidi nel corpo. Di conseguenza, potresti sperimentare una sensazione di sete e bere di più, ma questo è principalmente dovuto al fatto che il corpo sta cercando di compensare la perdita di liquidi causata dalla metabolizzazione dello zucchero e non ad un effetto diuretico diretto. Il consumo eccessivo di zucchero poi può portare ad un aumento di peso indesiderato. Le bevande zuccherate sono spesso molto caloriche e possono contribuire all'accumulo di grasso corporeo se consumate in eccesso. Inoltre, l'elevato consumo di zucchero può aumentare il rischio di sviluppare malattie come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache. È importante sottolineare che il consumo occasionale di bevande zuccherate non è necessariamente un problema, ma è fondamentale limitarne l'assunzione e privilegiare sempre l'acqua come principale fonte di idratazione. L'acqua pura è essenziale per mantenere l'equilibrio idrico del corpo senza introdurre calorie o zucchero in eccesso. Se desiderate un po' di sapore, potete considerare l'opzione di aromatizzare l'acqua in modo naturale aggiungendo fette di agrumi o di altra frutta, foglie di menta o altri ingredienti freschi. In questo modo potrete gustare una bevanda rinfrescante senza gli eccessivi zuccheri delle bevande confezionate. Prima di continuare con gli altri errori da non commettere, saremmo molto grati se potessi mettere un mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere nemmeno uno dei nostri prossimi video. Inoltre non perdere l'opportunità di aiutare le persone che conosci a migliorare la loro vita grazie ai nostri consigli. Se pensi che qualcuno possa trarre beneficio da queste informazioni, sii generoso e condividi il nostro canale con loro. Diffondi la parola e cambia la vita di chi ti circonda. L'errore numero 3 riguarda la mancata considerazione dell'attività fisica quando si tratta di idratazione.
Per capire meglio questo errore, dobbiamo esaminare come il nostro corpo regola l'idratazione durante l'esercizio fisico. Durante l'attività fisica, il nostro corpo produce calore come risultato del metabolismo muscolare. Per raffreddarsi, il corpo inizia a sudare, e il sudore evapora dalla pelle, prelevando calore dal corpo. Questo processo di sudorazione aiuta a mantenere la temperatura corporea sotto controllo durante l'esercizio. Se non prendiamo in considerazione questa perdita di liquidi durante l'esercizio fisico e non aumentiamo l'assunzione di liquidi di conseguenza, rischiamo la disidratazione. La disidratazione può portare a una serie di problemi, come affaticamento, crampi muscolari, vertigini, aumento della frequenza cardiaca e ridotta capacità di termoregolazione. Un fatto curioso è che la perdita di liquidi attraverso la sudorazione può variare molto da persona a persona. Alcune persone possono sudare più di altre anche nelle stesse condizioni ambientali e durante lo stesso tipo di attività fisica. Questa variazione individuale sottolinea l'importanza di adattare l'assunzione di liquidi alle esigenze personali durante l'esercizio. L'errore numero 4 riguarda la mancata attenzione ai segnali del corpo, in particolare il non ascoltare i segnali di sete. La sete è il meccanismo che il nostro corpo utilizza per segnalare la necessità di idratazione. Quando il corpo perde liquidi attraverso la traspirazione, la respirazione o altre attività metaboliche, si verifica un aumento della concentrazione di soluti nel sangue. Questo aumento viene rilevato dai recettori situati nel cervello e nei vasi sanguigni, che inviano segnali al centro della sete nel cervello. È importante sottolineare che la sete non dovrebbe essere confusa con la fame. Molte persone tendono a interpretare i segnali di sete come segnali di fame e finiscono per mangiare invece di bere. Questo può portare a un'inadeguata idratazione e ad un possibile sovrappeso o obesità, poiché spesso si assumono calorie aggiuntive senza soddisfare il bisogno di idratazione. Il nostro corpo ha una notevole capacità di autoregolarsi per mantenere l'equilibrio idrico. Quando siamo disidratati, i reni iniziano a conservare l'acqua, riducendo la quantità di urina prodotta e concentrandola. Questo meccanismo aiuta a conservare l'acqua all'interno del corpo, ma non dovrebbe essere considerato come un sostituto per rispondere alla sete. È importante bere acqua sin dai primissimi segnali di sete per fornire al corpo il fluido di cui ha bisogno per funzionare correttamente. Oltre alla sete, ci sono altri segnali che il corpo può inviare per indicare la necessità di bere. Alcuni di questi segnali includono: colorazione dell'urina. Come già anticipato, il colore dell'urina può fornire un'indicazione approssimativa del nostro stato di idratazione. L'urina chiara o di colore paglierino è spesso considerata un segno di adeguata idratazione, mentre un'urina di colore più scuro potrebbe indicare una maggiore concentrazione di sostanze e una potenziale disidratazione. Tuttavia, è importante notare che altri fattori, come l'assunzione di alcuni alimenti o integratori, possono influenzare il colore dell'urina, quindi non è l'unico indicatore affidabile. Cambiamenti nella frequenza cardiaca. Durante l'esercizio fisico intenso o in ambienti caldi, la frequenza cardiaca tende ad aumentare per compensare la perdita di liquidi attraverso la sudorazione. Monitorare i cambiamenti nella frequenza cardiaca può fornire un'indicazione della quantità di stress che l'attività fisica sta esercitando sul corpo. Se la frequenza cardiaca aumenta significativamente senza una ragione apparente, potrebbe essere un segnale che è necessario bere per mantenere un'adeguata idratazione. Sensazioni di affaticamento o debolezza. La disidratazione può causare affaticamento e una sensazione generale di debolezza. Se ci si sente stanchi o meno energici del solito, potrebbe essere un segnale che il corpo ha bisogno di liquidi. Bere un po' d'acqua può aiutare a ridurre questi sintomi e ripristinare un migliore equilibrio idrico. L'errore numero 5 riguarda l'ignorare le condizioni ambientali quando si tratta di idratazione. Per comprendere meglio questo errore, dobbiamo considerare come le condizioni climatiche e ambientali possono influire sul nostro fabbisogno di liquidi. Ovviamente, durante le giornate molto calde, il nostro corpo ha maggiori probabilità di sudare in modo significativo per regolare la temperatura corporea. La sudorazione è un meccanismo fondamentale per il raffreddamento del corpo, ma comporta anche una perdita di liquidi essenziali.
Di conseguenza, in queste condizioni, è necessario aumentare l'assunzione di liquidi per compensare le perdite attraverso la traspirazione. Da un'altra prospettiva, anche gli ambienti freschi ma secchi, o quelli quindi con aria condizionata con queste condizioni, possono influire sul nostro equilibrio idrico. L'aria secca favorisce l'evaporazione dell'umidità dalla nostra pelle e dalle vie respiratorie, aumentando la perdita di liquidi attraverso la respirazione e l'evaporazione cutanea. Quindi, anche in queste situazioni, è importante mantenere un'adeguata idratazione per compensare la perdita di liquidi causata dall'ambiente circostante. Per oggi è tutto. Assicuratevi di evitare questi errori e di adottare abitudini sane per prendervi cura del vostro corpo. Grazie per averci seguito, e arrivederci al prossimo video. La salute è la base di una vita piena. Con noi impara come costruirla.